Torta di mele senza glutine, senza latticini, con lievito madre senza glutine, quindi a lievitazione naturale. 16 ore di lievitazione per avere una torta che è veramente, oltre che buonissima perché ha un sapore particolare, non sente assolutamente nessun sentore di lievito perché c'è il lievito madre e rimane leggerissima, proprio quando la mangi senti che è proprio buona, ha un sapore diverso dalla torta normale fatta con lievito. Ecco, ho messo anche poco zucchero, diciamo così la metà di quello che ci andrebbe, per non dire anche un terzo rispetto a certe dosi che vedi in giro, ed è dolce al punto giusto, quindi molto molto buona. Da provare, chiaramente se usi il lievito madre, quindi se sei una persona che usa il lievito madre, prova questa torta perché ne vale la pena. Andiamo a vedere come si fa. Mi raccomando, lasciami un like, iscriviti al canale e condividi questa cucina, la cucina naturale senza glutine. Molto bene, eccoci qua. Allora, questi sono gli ingredienti che ci serviranno per fare la nostra torta di mele, farina di castagne e la farina di quinoa. Dopodiché useremo ovviamente il lievito madre e il latte di mandorla. Questo è il latte di mandorla che faccio io in casa, trovi il video sul canale, è un latte di mandorla al 15% di mandorle e questo è il lievito madre che ho rinfrescato 5 ore prima, quindi va rinfrescato e occorre aspettare che si attivi per bene, dopodiché si può utilizzare. Quindi iniziamo mettendo le farine, quindi le due farine all'interno di una ciotola. Come vedi io peso sempre per sicurezza, andiamo a mescolare le nostre farine. A questo punto uniamo il latte di mandorla, vado a sbatterlo, cioè lo agito, perché essendo un latte totalmente naturale, senza addensanti né niente, si tende a separare. Quindi uniamo il nostro latte di mandorla. Trovi le dosi, ti ricordo, sotto il video, dosi precise, poi comunque anche volendo variare le farine. Ad ogni modo, come vedi ho impastato, a questo punto uniamo il lievito madre. Questo è Liccoli senza glutine, quindi un Liccoli di riso, quindi un lievito madre piuttosto liquido. Liccoli vuol dire appunto lievito in coltura liquida. Niente, mettiamo il nostro impasto in una ciotola e facciamolo riposare 4-5 ore, anche 6, non è nessun problema perché è un impasto piuttosto solido, quindi non lieviterà molto. Quindi pellicola e facciamo lievitare. A questo punto, dopo le 5-6 ore di lievitazione del lievito madre, passiamo alla fase 2. La fase 2 è dove andiamo a fare un nuovo impasto. Vedi, questo è il lievito madre che ha lievitato, come vedi non si è alzato molto ovviamente, e ora andiamo a preparare, appunto dicevo, il secondo impasto e io userò la mia planetaria. Lì come vedi hai tutti gli ingredienti, quindi 2 uova, le mettiamo in planetaria e andiamo a montarle perché dovranno essere ben spumose, quindi serve o una frusta elettrica o una planetaria. Uniamo lo zucchero, ripeto, ho messo un quantitativo minimo di zucchero, abbiamo già il dolce delle castagne e anche le mele che sono molto dolci, quindi andiamo a montare. Come vedi, anche con poco zucchero monta bene lo stesso, è bello spumoso. Tra l'altro notare come questa planetaria prende benissimo anche soltanto 2 uova. Hai visto come ha preso bene anche solo 2 uova, che è importante quando scegli una planetaria prenderne una che ti faccia lavorare anche con un poco impasto. Niente, uniamo il nostro olio lentamente, continuando a montare, e infine uniamo la nostra farina rimanente. Adesso come vedi l'impasto deve essere così soffice, leggermente spumoso. Adesso uniamo
l'impasto, quindi il primo impasto che abbiamo fatto, quello con lievito madre, cambiamo frusta, mettiamo una foglia e diamo un colpo velocissimo, basta veramente 10 secondi per andare a rompere l'impasto. Ecco, come vedi è fatto. Finiamo con una spatola e siamo a posto. L'impasto è finito. A questo punto lavoriamo le mele. Io qua ho delle mele locali che mi hanno regalato, sono mele super biologiche come puoi vedere. Chiaramente sono così piccole perché a causa della siccità e non ha importanza, io andrò a togliere soltanto la parte grossa, diciamo così, delle ammaccature, ma lascerò parte di pelle, parte di buccia senza nessun problema. Sono mele buonissime, ripeto, super biologiche, quindi possiamo mangiare anche la buccia e chiaramente tutte queste ammaccature, la parte, quelle più grosse, più evidenti, le tiro via. Dopo tutte queste mele a cubetti io le fate saltare con un po' di ghee in una pentola a cui ho aggiunto anche un pizzico di zenzero in polvere. Chiaramente darà un tocco ancora più buono. Poi volendo puoi unire anche un cucchiaio di zucchero quando salti le mele. E altre mele le ho tagliate a fettine che andremo a usare per decorare la torta. Quindi ho unito le mele a cubetti all'impasto, versiamo nella nostra tortiera, basta, il gioco è fatto e a questo punto non ci resterà che attendere la lievitazione che sarà più o meno lunga. Qui puoi scegliere se lasciarlo fuori 5-6 ore, ad ogni modo poi dipende dalla temperatura che hai in questo momento, dalla stagione, oppure se metterlo addirittura in frigorifero e farlo lievitare in maniera lentissima. Io ho scelto questa seconda opzione, quindi l'ho fatto lievitare fuori per 4 ore, 3-4 ore circa, e poi l'ho messa in frigorifero per altre 12 ore. In totale questa è una torta che ha lievitato 16 ore. Questo è il risultato, guarda che meraviglia, fantastica, veramente poi buona, mangiarla super leggera, ti dico, ha un sapore tutto suo, cioè il lievito madre dona un sapore molto particolare, anche dolce, come vedi è perfettamente cotta, è veramente buona. Se fai il lievito madre, insomma, vale la pena provare questa torta.